Ho preso questa ricerca come missione, diciamo, in poche parole, perché vorrei spiegare e dimostrare proprio concretamente le influenze che gli ambienti possono avere sulle persone. Mi sono trovato in questa sperimentazione perché per vari motivi. Il primo è il fatto che mio padre fa l'architetto e da quando sono piccolo lo vedo disegnare sul tecnigrafo. Siamo insieme nella progettazione di questo spazio che era sicuramente una tematica molto nuova. Mi occupo di progettazione architettonica da 25 anni e sempre con l'intento di offrire alle persone ambienti nei quali potessero stare bene. A un certo punto della mia vita, a causa di una situazione di salute, mi sono accorta che l'ambiente dell'ospedale non facilitava la guarigione, ma soprattutto non facilitava il sentirsi bene. Sono Francesca Pazzaglia, ordinario di Psicologia Generale presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova. Io svolgo ricerca nell'ambito della psicologia ambientale e in particolare mi occupo di verificare e di studiare se e quanto determinati tipi di ambiente possono influenzare i nostri stati d'animo, il nostro benessere. Durante la pandemia mi sono resa conto di quanto gli spazi esterni, il verde, riuscivano a darti una sensazione maggiore di benessere. Il progetto nasce dal desiderio di dare forma fisica alle ricerche scientifiche di biofilia e rigeneratività ambientale. La cosa speciale di questi ambienti è che si tratta di una rigenerazione misurabile. All'inizio di questa sperimentazione il soggetto viene accolto nella prima stanza, gli viene fatto indossare un braccialetto che misura degli indici psicofisiologici come la conduttanza cutanea. Dopo un breve periodo in una stanza dalla quale noi ricaviamo i suoi dati di baseline, viene fatto rispostare nella prima stanza in cui effettua alcuni test psicologici, fisiologici e emotivi e cognitivi. L'architettura si occupa di creare spazi in cui le persone passano la maggior parte delle loro giornate. Il fatto di avere alle spalle le conoscenze che arrivano dalla psicologia dell'architettura mi ha dato la possibilità di arricchire ulteriormente e di avere anche una consapevolezza diversa nel momento in cui progetto. Molto spesso i luoghi sono luoghi costruiti, quindi è importante inserire degli elementi di benessere e soprattutto elementi che provengono dal mondo naturale all'interno di questi luoghi costruiti. Questa è la nostra idea, un'architettura che sia veramente centrata sulla persona. Molte persone rimangono strabiliate, spesso si lamentano del fatto che finisca così presto.